Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi faremo la recensione della smerigliatrice angolare ricaricabile da 20 volt della Parkside. È una smerigliatrice angolare della linea Performance, quindi il modello brushless senza spazzole, che garantisce delle prestazioni maggiori rispetto a quella con le spazzole, quindi la linea verde della Parkside. Questa l'ho comprata alla Lidl il 12 dicembre del 2019 e è costata 89 euro. Essendo brushless, quindi la linea Performance semi-professionale, garantisce una corrente di taglio, quindi un utilizzo della batteria fino al 28% in più, una velocità di taglio nell'acciaio fino al 40% in più, una velocità di taglio nelle piastrelle fino al 10% in più, e lo stesso motore, quindi l'utensile, ha una vita superiore di 10 volte maggiore rispetto alla linea classica con le spazzole. Ha anche una garanzia di 5 anni. Insomma, diciamo che è un utensile che promette prestazioni maggiori rispetto all'altro. Vediamo ora cosa c'è scritto nell'etichetta stampata sulla confezione e proviamo a fare dei tagli, quindi la mettiamo alla prova confrontandola con l'altra, quella con le spazzole. È un motore senza spazzole, particolarmente durevole, potente e a bassa usura, una robusta struttura esterna in fusione di alluminio con impugnatura frontale regolabile in 3 posizioni. Batteria agli ioni di litio con indicatore del livello di carica su 3 livelli con i LED. Ha un avviamento progressivo, quindi regolato elettronicamente come una sorta di soft start, e quick stop, quindi si blocca automaticamente la rotazione con un sistema che riconosce l'inerzia della rotazione e interviene bloccandola. La regolazione della protezione rapida e quindi senza alcun tipo di attrezzo. Il facile cambio del disco grazie al bloccaggio del mandrino spindle lock. È adatta per tutti i comuni dischi da 125 mm ed è utilizzabile anche con spazzole a tazza o a disco, comunque anche dischi lamellari, eccetera. Il caricabatteria è rapido con lo spegnimento automatico della carica al raggiungimento massimo della stessa. Inoltre il caricabatteria ha una ventola integrata che raffredda il caricabatteria. L'impugnatura è antiscivolo, include un serraggio rapido per il cambio del disco senza attrezzi. La batteria appunto è agli ioni di litio da 20 volt e 4 ampere, il numero dei giri è fisso a 10.000. Gli accessori in dotazione sono solamente una chiave di serraggio. L'attrezzo è compatibile con le batterie della linea X20 V-Team, quindi possiamo aprire la confezione e vedere l'utensile, dopodiché provarlo. Io ho già utilizzato l'utensile, quindi non sarà un vero e proprio unboxing. Comunque apriamo la confezione, ho cercato di rimettere tutto com'è quando si acquista. All'interno della valigetta, che comunque è davvero molto rigida e ben fatta, troviamo la smerigliatrice angolare già con la batteria montata ed il caricabatterie. Sulla parte alta c'è il libretto di istruzioni, come sempre da leggere e poi da conservare. La smerigliatrice angolare si presenta abbastanza compatta, plastiche molto dure, la parte in alluminio è ben fatta, non ci sono segni di fusione fatto a male, quindi comunque esteticamente è ben curato, questo è un buon segno. Le viti ci sono tutte, perfetto. La parte posteriore è in gomma antiscivolo, tutta in gomma antiscivolo, anche queste sporgenze, tranne le parti interne, quindi diciamo che l'utensile ha un buon grip su tutta la superficie. Il logo è in rilievo, il modello che è PVSAP 20LI B2. Dall'altra parte invece c'è un'etichetta con riportati i dati tecnici, la velocità, eccetera. Questa è la protezione, regolabile a scatti semplicemente ruotandola, quindi non è necessario utilizzare utensili. Questa invece è l'impugnatura che si può svitare e avvitare a piacere sulla parte superiore oppure sulla parte opposta. All'interno dell'impugnatura troviamo anche la chiave per poter smontare il disco, che però non è necessaria su questo modello, perché è possibile montare i dischi semplicemente sollevando questa linguetta e dopodiché ruotando. Ovviamente bisogna tenere premuto questo tasto sulla parte opposta, che attiva il sistema spindle lock, perché si abbassa, blocca la rotazione della parte filettata. Sempre premendo il tastino si può tranquillamente stringere in questo modo, ruotandolo e alloggiando di nuovo nel suo incavo questa levetta. La batteria va inserita nella parte bassa. E ovviamente all'interno della confezione è possibile inserire sia la batteria che è già montata nell'utensile, che eventualmente un'altra batteria di scorta da posizionare qua, dietro il caricabatterie. All'interno della valigetta non è possibile riporre l'utensile con il disco montato, perché altrimenti andrebbe ad urtare.
Vi faccio vedere il caricabatterie di un altro utensile, sempre della stessa linea Performance, che ha le ventole sulla parte posteriore e LED acceso perché la batteria è in fase di carica. Quando raggiunge il livello massimo di carica si accende anche il LED rosso e la ventola smette di ruotare. Adesso è arrivato davvero il momento di fare alcuni tagli e confrontarlo con la smerigliatrice angolare a spazzole. Montiamo il disco utilizzando il sistema incorporato, quindi senza utilizzo di attrezzi. Vi ricordo di fare questa manovra sempre senza batteria inserita. Perfetto. Dopodiché, così il disco è perfettamente montato, adesso posso inserire la batteria. Ricordo anche di utilizzare sempre guanti e occhiali per proteggere voi stessi da eventuali parti metalliche che possono proiettarsi o comunque scintille. Iniziamo facendo questo taglio su questo metallo da 2,5 mm, quindi uno scatolato da 2 cm x 2. Vi faccio vedere la partenza con il soft start e poi l'arresto automatico, che comunque con i dischi così leggeri, perché questo è quello originale Parkside da 1 mm, si attiva un pochettino in ritardo. Il blocco è immediato quando percepisce che il disco sta girando solamente in inerzia. Allora, iniziamo questo taglio, vediamo come riesce a tagliare questo taglio relativamente semplice. Ok, ho fatto un pochettino più di forza proprio per mandarlo in protezione ed esagerando va in protezione, però bisogna forzare davvero molto e come sappiamo i tagli non vanno fatti di peso ma va utilizzato quasi il peso dell'utensile o spingendo leggermente di più. Proviamo ancora. Ok. Adesso facciamo la prova con il modello a spazzole, però dovete perdonarmi, ho parlato di sicurezza, ma adesso sto utilizzando l'utensile senza protezione. Voi non imitatemi, non fatelo mai, lo sto facendo solamente perché questa recensione non era stata programmata con il confronto fra due utensili, quindi questa è quella da 115 e non avrei potuto utilizzare lo stesso tipo di disco. Metto al massimo questa smerigliatrice angolare, al massimo raggiunge pure i 10.000 giri come quella di là, che però non è regolabile, quindi il confronto dovrebbe essere uguale. Adesso proverò a fare un taglio come ho fatto con quella, forzando per vedere quando interviene la protezione. Interviene praticamente subito, invece con l'altra ha consentito metà del taglio. Sì, decisamente
Questa soffre leggermente di più, ma comunque sto esagerando, non è normale fare un taglio di questo tipo. Allora, ragazzi, perdonatemi, non piace neanche a me la smerigliatrice in questo modo, però se volete vedere il confronto, questo è l'unico modo che ho per farlo. Allora, facciamo un taglio su una piattina di metallo con una saldatura, un'egregia saldatura realizzata da me, quindi proviamo anche a vedere come si comporta. Questo ha uno spessore di 4 mm. È andata perfettamente, proviamo l'altra. Decisamente più lenta rispetto a quella col motore brushless. Allora, proviamo ora un taglio su questo tubo. Iniziamo sempre con la brushless. Impiega davvero pochissimo. Allora, entrambe lavorano bene, senza dubbio, però quella col motore brushless è evidente che ha una prestazione maggiore, quindi che riesce a tagliare molto meglio. Con la scusa vi faccio vedere la saldatura che ho realizzato tempo fa, per la quale più di un utente mi aveva detto che per verificare la qualità della saldatura avrei dovuto tagliarla e vederla in sezione. Beh, devo dire che non è malaccio. Adesso ho montato un disco Bosch, un disco lamellare con grana 80 e proveremo a pulire questo metallo facendo il confronto anche con l'altra. Perfetto, con questo disco come vedete l'arresto inerziale si attiva in modo più evidente e comunque più rapidamente, ve lo faccio rivedere. Perfetto.
Allora, stacco la batteria e proviamo lo stesso disco sull'altra smerigliatrice. Questa, come vedete, continua a ruotare finché non finisce di avere effetto l'inerzia del disco senza l'intervento di nessun sistema che blocchi il disco. Ok, vediamo quindi il risultato. Questo è il lavoro, la parte iniziale, fatto con il modello brushless, e questo, quello con il modello a spazzole, che praticamente sono quasi sovrapponibili. Sulla parte invece in cui c'erano gli schizzi della saldatura a filo, delle prove, vecchie prove, obiettivamente quello con il motore a spazzole è stato molto più veloce e il risultato tra l'altro è stato migliore. Invece qua avrei dovuto insistere ancora un po', nonostante comunque il tempo che abbia impiegato sia superiore a quello che ho impiegato per questa sezione di lavoro leggermente minore. Comunque è stato molto più veloce. Va bene. Ho sovrapposto lo scatolato da 2,5 mm con quest'angolare da 3,5 mm. Facciamo la prova adesso, prima con quello a brushless e poi con l'altra. Ok, andiamo con l'altra. Quando il lavoro si fa un pochettino più duro, quella spazzola accusa un pochettino il colpo. Quindi, come abbiamo visto, quella brushless nei lavori un pochettino più ardui riesce ad andare con più serenità rispetto all'altra che invece va in protezione. E allora ragazzi, abbiamo concluso, possiamo trarre le conclusioni di questa prova, di questo test. Secondo me questa smerigliatrice angolare rispetto alle smerigliatrici angolari come questa sicuramente ha prestazioni maggiori. Scusatemi se ho lavorato in questo modo senza protezione, voi non fatelo perché è pericolosa, basta avvicinare il dito per farsi davvero male, quindi non fatelo mai. Io l'ho fatto solamente perché dovevo fare questa
questo confronto, e come vedete ho messo l'impugnatura diversamente da questa per evitare che afferrandola potessi avvicinarmi al disco, quindi l'ho messo proprio dalla parte opposta. Ci tengo a specificare questo dettaglio perché in questo modo mi mantengo distante dal disco che ruota, in più lo impugnavo dalla parte opposta, perché comunque oltre al rischio di tagliarsi c'è il rischio di proiezioni di parti che noi stiamo tagliando, quindi parti metalliche, piastrelle eccetera, nonché il rischio del disco che possa esplodere e raggiungerci, quindi si riduce il rischio, ma è una cosa comunque che non va mai fatta. Ripeto, scusatemi, oggi sono il cattivo esempio. Allora, ritornando invece al discorso, questa smerigliatrice secondo me lavora bene, ha dei pro che sono tanti e alcuni contro. Il contro secondo me è la mancanza del regolatore di velocità, perché permette eventualmente di utilizzarlo anche su superfici nelle quali la velocità debba essere ridotta. Invece in questo modo purtroppo siamo vincolati ad avere solamente 10.000 giri, però per tagliare il metallo, cioè quello per cui è nata, o comunque piastrelle eccetera, sicuramente va bene come velocità. Obiettivamente io su questa, anche se riconosco il limite della mancanza di questa funzione, in questa forse l'avrò utilizzato una volta, ma credo forse mai, la velocità ridotta, quindi vado sempre al massimo. Per l'utilizzo che ne faccio io, una velocità ridotta su quella non mi è mai servita. Servirà per lucidare, servirà per tante altre funzioni che io non ho mai utilizzato, però devo comunque dirvi che qua manca, è un neo, se possiamo così dire, che fa parte delle caratteristiche negative. I pro invece sono tanti, perché è leggera, non avendo spazzole è un utensile che è destinato appunto a durare tantissimo, come abbiamo visto è molto potente, la batteria da 4 A, da 20 volt, anche questa come gli altri utensili Parkside versione B2, quindi la nuova linea compatibile con la batteria della linea X20 P-Team, sotto una certa temperatura smette di funzionare, quindi sotto i 10 gradi circa, oggi da me ci sono 15 gradi e 2, quindi comunque io questo dettaglio non ve lo posso confermare perché non ho vissuto l'esperienza del blocco a causa della temperatura, ma nella batteria c'è un sensore e nell'utensile c'è una protezione che interviene interrompendo il funzionamento, quindi impedendoci di utilizzarla sotto una certa temperatura, perché lavorare con certi utensili sotto una temperatura, quindi al freddo, li danneggia. Quindi la casa produttrice si tutela impedendo che l'utensile si possa danneggiare. Si può ovviare a questo problema, se così vogliamo chiamarlo, perché non è un problema, non è un difetto, ma è stato progettato in questo modo, proprio per evitare di utilizzarla sotto una certa temperatura. Ma se vogliamo utilizzarla ugualmente basta tenere la batteria fra le mani, in tasca, in macchina, da qualche parte dove c'è calore. Non mettiamola mai però su fonti di calore, perché è rischioso surriscaldare le batterie, quindi un calore che sia quello ambiente, quello ideale, superiore ai 10 gradi, e questo ci consentirà di metterla nel suo alloggiamento e poterla utilizzare tranquillamente. Sicuramente, essendo a batteria, come ho detto anche per l'avvitatore, l'utensile va utilizzato all'esterno, quindi se c'è freddo è una noia dover surriscaldare la batteria, però è così, non c'è alternativa e ripeto, non è un difetto, ma è progettato in questo modo. Detto questo, non mi resta quindi che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, spero di esservi stato utile. Voglio ricordare che io ho un gruppo su Facebook che si chiama Fai da te Italia, ferro, legno eccetera, quindi eventualmente iscrivetevi, vi lascio il link nella descrizione. E dopodiché vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi invito a mettere mi piace lo stesso se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella qua giù in modo da poter attivare le notifiche, e ci vediamo nei miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!